Ciao, ciao a tutti, gli amanti del turismo e della cultura. Ti saluta Rosa di RCM Turismo e Cultura. In questo momento voglio condividere con te parte del turismo e della cultura del mio meraviglioso paese Perù che si trova in Sud America. Ed il luogo specifico che devo parlarti si trova al sud-est del Perù, nel dipartimento di Puno, circondato dal lago navigabile più alto del mondo, che si chiama nostro bellissimo lago Titicaca. Il lago Titicaca, situato sulla catena delle Ande centrali, all'interno dell'altopiano tra Perù e Bolivia, ad un'altitudine media di 3.812 metri sul livello del mare. Ha un'area di 8.300 chilometri quadrati, di cui il 56% corrisponde al Perù e il 44% corrisponde a Bolivia. La sua profondità massima è stimata a 281 metri e la sua profondità media è stimata in 107 metri approssimativamente. Riguardo la riserva nazionale del Titicaca, ha un'estensione di 36.180 ettari. Il lago Titicaca è il secondo lago navigabile più alto del Sud America, dopo di Maracaibo in Venezuela, e si colloca al 19 posto del mondo per area. Il lago Titicaca ha tante isole, ma parleremo solo di 3 isole come Isola Galleggianti degli Uros, Isola Amantani e Isola Taquile. Isole che ho visitato per 2 giorni, una notte. Prima siamo arrivati alla Isola Galleggianti degli Uros, che sta a 30 minuti approssimativamente sulla barca a motore della città di Puno. Si trovano all'ovest del lago Titicaca e nord-est di Puno. Le isole galleggianti degli Uros sono un agglomerato di isolotti artificiali costruiti con la totora. Che la totora è una pianta acquatica che cresce spontaneamente sulle rive del lago Titicaca. I loro abitanti, gli Uros, sono una popolazione antichissima presso la Bahia di Puno. La sua sussistenza si basa sulla cultura ancestrale legata al lago e dal toto, basata in costruzione di isole, costruzione di case, barche, souvenirs, eccetera, e per la pesca per un periodo di più di 2562 anni. Uros viene dalla parola aymara Cana Uru. Cana significa chiaro, Uru significa giorno. Tutti insieme significa un giorno chiaro. Attualmente gli abitanti degli Uros parlano l'aymara, che è una lingua ancestrale di questa area. Dopo la navigazione e di essere stati nella isola galleggianti degli Uros, siamo arrivati alla seconda isola, chiamata la Isola Mantani. Popolazione che si dedica alla agricoltura e parti delle 8 comunità fanno coltivazione di patate, di mais, di oca, quinoa, habas, piselli, eccetera. E riguardo ai souvenirs,
più rappresentativi è costituito da tessile e sculture in pietra. Riguardo la storia, ci sono 2 pre-Inca tempi dedicati alla fertilità della terra come Tiahuanaco e Inca, tempi costruiti nella parte top delle montagne. Questa isola ha attrazioni naturali come punti di vista naturali nella parte più alta, da dove puoi vedere il lago nella sua interezza, e dove ci sono 2 alte cime, come Pachatata, che è un centro rituale, e Pachamama. Io sono rimasta una notte e ti assicuro al 100% che lì puoi godere di pace, di tranquillità, di un bel panorama, del sunset, del sunrise, della catena montuosa delle Ande, di piatti tipici della zona, di balli, siti archeologici, centri cerimoniali o di culto, cimitero di mummie e della grande ospitalità che condividono la famiglia della comunità, e dove le acque blu diventano rose incarnate. Dopo la navigazione di 40 minuti a 1 ora approssimativamente dalla isola Mantani, siamo arrivati alla isola di Taquile. Siamo saliti sulla barca ed abbiamo cominciato la passeggiata di 1 ora approssimativamente. E nello stesso tempo, ovviamente, godevamo di un bellissimo panorama e tradizioni degli abitanti. Un dato molto interessante. Nel 2005 l'arte tessile dell'isola di Taquile nel lago Titicaca fu dichiarata capolavoro dell'eredità orale e immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Gli indumenti che usano mantengono molta reminiscenza dei tempi precolombiani, sia nella loro qualità, design che simbologia. E finalmente, dopo un po', siamo arrivati alla piazzetta della isola. Abbiamo visto una cooperativa di souvenirs e, come puoi guardare, ho acquistato questa carina pecora. E vicino lì c'è questo colorito cimitero. Poi abbiamo mangiato squisiti piatti tipici della zona nel ristorante Pachamama. E che significa la parola Pachamama? È una parola antica, voglio dire, in lingua quechua significa madre terra. Interessante, vero? E fino a questo punto posso dire che abbiamo passato una esperienza indimenticabile. Ti lo consiglio. Il tempo preso in questa bellissima isola è stato di 3 a 4 ore approssimativamente. Ci siamo nella parte finale. Molto bene. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti invito con tanta energia a visitare questo bellissimo lago Titicaca che si trova nel sud-est del Perù. E non dimenticare ovviamente di mettere un mi piace, iscriviti, attiva la notifica per stare attento a quando arriva un nuovo video e allo stesso tempo stai valorando il mio lavoro, il lavoro di una peruviana qui in questo bel paese dell'Italia. Qualsiasi domanda, qualsiasi consiglio, ti lascio tutta la informazione nella descrizione di questo video. Ti saluto di questo bel luogo, un bosco della Sardegna, Italia. RCM Turismo y Cultura. Bacio. Ciao.